Buongiorno cercatori d'oro, bentornati al mio canale. Mi raccomando di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati delle mie ultime avventure. Oggi siamo tornati a Porcupine Creek. Vi lascio qua sopra il link nei dettagli per vedere il video della prima prospezione in cui io e Baron Paolo abbiamo trovato una buona quantità di pagliuzze e granuli d'oro. Ci sarà un arricchimento orifero lungo questo fiume? Lo vedremo insieme. L'obiettivo di oggi è quello di andare a fare ancora prospezione, cioè quella fase sostanzialmente di ricerca in cui andate a cercare l'oro, le pagliuzze, capire quante ce ne sono e soprattutto dove sono concentrate. Andiamo ora a cercare un po' di oro. Voglio andare a fare prospezione proprio là, dove vedete che c'è quell'ansia di erosione, c'è un po' di sedimento al piede. Vediamo se c'è dell'oro all'interno. Allora, siamo arrivati alla punta che volevo proprio farvi vedere. Ho iniziato un po' gli scavi, non ho ancora visto se darà frutti, ma secondo me troveremo un sacco di oro qua, ragazzi, perché ci sono tutte quelle caratteristiche che si trovano nelle punte di maggior concentrazione. Si possono trovare delle pietre verdi, delle pietre scure, più o meno anche alterate, come queste che potete vedere, molto pesanti soprattutto. E poi ci sono dei massi anche di grandi dimensioni, faccio vedere, come questo, come questo, come questo. Sono un po' difficili da sgaggiare, però poi loro si trova proprio lì nei paraggi. Continuiamo quindi la nostra ricerca e vediamo se porterà qualche risultato. Poi dopo passeremo alla coltivazione vera e propria della punta che abbiamo trovato nello scorso episodio, a Porcupine Creek. Guardiamo un po' i prodotti e il primo lavaggio. Allora, c'è una pezza d'oro qua, una qua ed una qua. Il problema principale è che è una zona sì aurifera, poi devo trovare proprio il punto in cui c'è più oro. Allora ragazzi, devo dire la verità, ho trovato secondo me una bella trappola. Adesso vi faccio vedere. Allora, c'è un masso di grandi dimensioni che sbarra e genera un freno alla corrente durante la piena. L'acqua è da monte verso valle, c'è questo masso al centro dell'inquadratura, adesso che vedete dietro che ha queste pietre impilate. Queste potrebbero essere un'ottima trappola per le vostre pezze d'oro. Adesso andrò a estrarre proprio questi sassi e andrò a lavare la ghiaia rimanente. Ragazzi, penso abbiamo trovato un buon posto. Non so se andremo a fare prospezione ancora oggi qua. Penso che ho trovato un posto buono per le prossime volte. E ci torneremo, ragazzi, che dire, ci torneremo perché ho trovato veramente del bell'oro. Adesso faccio vedere qualche immagine, qualche ripresa. C'è una pagliuzza anche da 1,5 mm. Tanta roba. Ecco le pagliuzze che vi dicevo. Niente male come primo sondaggio. Adesso ho già tolto quelle più fini. Comunque ce n'era una decina in totale. E adesso torniamo a valle dove ci sono i miei amici di Cosa Facciamo Oggi e ve li presento. Allora signori, siamo tornati a coltivare la punta Porcupine Creek, solo che ho trovato degli amici che li ho accompagnati molto volentieri in questa mia località e sono i nostri amici da Cosa Facciamo Oggi. Vi rimando e mi raccomando, se volete vedere tutte le cose che fanno, alla loro pagina Instagram che si chiama appunto Cosa Facciamo Oggi. Quindi se non sapete cosa fare nel vostro tempo libero e volete ad esempio andare a visitare qualche località turistica, non sapete dove mangiare, piuttosto che cosa visitare in quella città, andate a vedere la loro pagina e inoltre hanno anche un canale YouTube, sempre che si chiama Cosa Facciamo Oggi. Torniamo a noi. Oggi li ho accompagnati in questa punta per far cosa? Sostanzialmente per cercare l'oro. E ci stanno riuscendo abbastanza bene, a dire la verità. Stamattina gli ho insegnato a utilizzare i piatti, come scavare. Adesso pomeriggio già mi stanno, come sempre succede quando accompagno le persone al fiume, stanno già trovando più oro di me e questa è una constatazione, ma conosciamoli nel dettaglio. Quindi questa è la zona scavo, ci siamo divisi i lavori, io sto riprendendo, abbiamo il nostro amico Leonardo che sta disgaggiando i sassi, ha già la febbre dell'oro.
La nostra amica Laura sta andando a setacciare il sedimento che Leonardo semplicemente le porge. Il sedimento invece dentro il secchiello va poi a lavarlo al fiume il nostro amico Daniele. E qui sostanzialmente abbiamo messo su una sorta di catena di produzione. Intanto riprendiamo qua le scene e vediamo quanto oro esce a fine giornata. Si tratta comunque di pagliuzze d'oro abbastanza esigue in dimensione, circa 1 millimetro, però sono abbastanza, c'è una decina per piatto. Continuiamo a cercare l'oro. Allora, abbiamo raccolto diversi secchielli di sedimento, adesso passo ad aiutare i ragazzi con la Turbopen. Se non sapete cos'è questo piatto vi lascio il link qua sopra. Altro oro ovunque. Ok, ok, eccone una, Okay. eccone 2 o 3. Sì. Ecco le pagliuzze d'oro. Eccole qua. Questa è proprio una pagliuzza, è grossa, sì. Si prende un po' di sedimento dal secchiello, poi lo si versa nella canalina, la porzione iniziale. Lui va al fondo, finisce nelle trappole, le trappole lo rielaborano, il sedimento pesante va a finire solo più nei buchi e il resto viene portato via. Voglio farvi vedere come le trappole, vedete come sono tutte nere, sono proprio nere, sono tutti minerali pesanti questi, vedete? Siete stati bravi. Allora ragazzi, abbiamo finito la giornata, siamo alle ultime battute, abbiamo lavato il concentrato e di oro abbiamo trovato abbastanza. Si tratta comunque di circa 1/10 di grammo, quindi non è che abbiamo trovato molto valore, però ci siamo molto divertiti. Vi faccio vedere adesso il prodotto, quindi questa giornata di lavoro. Porcupine Creek si è rivelata in questo caso una punta molto interessante, c'è ancora da lavorare molto. Calcolate che abbiamo lavato circa 5 secchielli di sedimento, anche perché ovviamente bisognava insegnargli i rudimenti di questa ricerca. È la compagnia dell'anello! Quindi da qui è tutto, Porcupine Creek, ci vediamo alla prossima puntata, mi raccomando di iscrivervi al canale, di anche cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sulle mie ultime avventure e noi ci vediamo presto. Vi rimando per ulteriori informazioni anche alla pagina Instagram dei miei amici che ho portato oggi sul fiume, di cosa facciamo oggi.